in questo video Ciao a tutti e ben ritrovati in questo terzo episodio sulla fantastica Acapulco. In questo episodio vedremo il quinto giorno dove andremo a fare un'escursione particolare, un'escursione all'isola della Rocchetta. Si tratta di un'area protetta da dove si prende una barchetta tipica dal porticciolo turistico di Acapulco e in circa 15 minuti massimo si raggiunge appunto l'isola. Prima di raggiungere l'isola però ci si mette un po' di più perché si fanno delle soste in alcuni punti di interesse, case di gente famosa eccetera, e poi si va a vedere, sempre con questa barca caratteristica che ha il fondo in vetro, ti fanno vedere una statuetta sul fondare e la Madonna su una roccia, fino a poi a giungere appunto alla spiaggia della Rocchetta, ovvero una spiaggia bellissima. Ci si può introdurre nell'entroterra dell'isola attraverso un trekking non troppo facile ma nemmeno troppo difficile, fino a raggiungere il punto più alto dell'isola, che si aggira intorno ai 150 metri d'altitudine, quindi comunque non siamo in altissimo, dove c'è il faro dell'isola e da cui si può godere di un paesaggio mozzafiato. E infine una volta giunti anche in cima dell'isola c'è anche un museo, un piccolo museo che racconta appunto la storia dell'isola. Detto questo, buona visione. Buongiorno a tutti, siamo svegliati, abbiamo fatto colazione e adesso usciamo per una nuova escursione. Oggi andremo all'isola della Rocchetta e l'isola è esattamente questa qui, l'isola della Rocchetta. In teoria dalla terraferma circa 10 minuti si arriva all'isola della Rocchetta. Quindi adesso finiamo di prepararci e ci avviamo. Siamo pronti, adesso prenderemo il pullman o il taxi per arrivare al porto turistico per poi andare alla Rocchetta. Oggi pullman di lusso, 12 pesos, questo qui è quello da 12. Guardate con 2 pesos come cambia tutto. Pieno di gente, c'è l'aria condizionata, non c'è la musica. Sinceramente più bello quello con la musica. Allora siamo scesi dal pullman e siamo arrivati a Caletilla Beach, che è questa spiaggetta, anche questa portuale, di fronte all'isola, che è quella lì, l'isola dove stiamo andando. Qua in tutti i porticcioli è bello perché il mare è più calmo, cioè l'oceano sembra mare. Ok, questa è la Madonna del Mar che hanno messo sotto l'acqua e dopo lo andremo a vedere. Allora stiamo aspettando che la barca si riempia prima di partire perché giustamente vogliono la barca piena per fare un viaggio. È costato 140 pesos andata e ritorno, quindi circa 6-7 euro per mezz'ora circa di navigazione, 20 minuti, perché ci fermeremo a vedere la Madonna del Mare, altrimenti ci vorrebbero 10 minuti e basta. Siamo partiti finalmente. In questo hotel una volta c'erano un sacco di persone VIP ed era rosa. Todos, atención al fondo. Amigos, hey, allá, al fondo. Allá. Qual è la casa di John Wayne? La casa blanca, tejado rojo. Ah, quella lì è la casa di John Wayne. Qua hanno girato Rambo 2 con Sylvester Stallone. Infatti Sylvester Stallone ad Acapulco ha una casa. Anche voi state cercando la statua sottomarina, la stavamo cercando anche noi, ma sfortunatamente con un grande insuccesso. Infatti non si vedeva niente e non siamo riusciti a vederla alla fine. Il ragazzo ci ha portato tipo 20 o 10 di queste conchiglie qua e ce le sta regalando in cambio di una mancia.
Però è pazzesco come deturpino da solo i loro mari. Cioè se ogni viaggio così ne prende 20, qua sotto tra 2 o 3 anni non ci sarà più niente. Infatti io personalmente l'avrei ributtata in mare questa, però mia madre non vuole. Di solito quando vai nei posti così belli, naturali, tipo in Egitto, così non ti facevano raccogliere niente, né toccare niente, né prendere niente, giustamente per conservare il proprio ambiente. Invece loro l'incontrario, te le prendono loro. E niente, è finita così. Ok, siamo attraccati. Il mare sembra bellissimo e ci sono un sacco di pesci. Adesso infatti farò un super viaggio in maschera. Ok, prima di andare a fare il bagno, quindi prima di bagnarci andiamo a vedere il faro dell'isola. Ci vogliono tipo 20-30 minuti a piedi. Credo che ci metteremo un po' di più, visto che siamo in ciabatte e non siamo troppo atletici. E niente, adesso iniziamo col sentiero. C'è il museo della Rocchetta, 15 pesos per persona, tipo 1 euro neanche. Allora il sentiero è fatto da Dio. Sono le 12:10 comunque, è il momento peggiore per fare una cosa del genere perché c'è il massimo del caldo. Meno male che è all'ombra. Cioè ragazzi, è veramente impossibile perdersi. Oltre ad essere segnato benissimo, c'è un'unica strada, quindi in realtà potevano anche non segnarlo perché puoi seguire solo quello. Allora, io sto facendo questo sentiero così. Di solito le scarpe per queste cose ce le ho sempre, però ho chiesto: ma servono le scarpe? Ma va in ciabatte, 5 minuti, sono 20 minuti, 30 minuti di salita, quindi se dovete venire qua vi consiglio scarpe igieniche. Cioè servono, nel senso, potete anche, fattibile anche così, però questo è un mango che mia zia ha trovato in un albero, un mini mango un po' acerbo. Poi al museo abbiamo comprato questa, Yoli, che è una bibita che si trova solo in Messico, ci ha detto il tizio, e io l'ho già assaggiata, sa tipo di gassosa al limone, molto buona se vi capita. Coca-Cola Mexico. E alle mie spalle c'è il museo che adesso entriamo, e con 100 pesos, quindi 5 euro, abbiamo preso questa bibita, un'acqua e 4 ingressi da 60 pesos. Allora sono con Victor che ci spiegherà un po' questo museo, quindi dovete andarlo a vedere. Non vi farò vedere tutto. Comunque allora, questo era un vecchio abitante, giusto? Chiamati Jope. Ok. Estas piezas igual fueron encontradas aquí de 1650 años a 1800 años antes de Cristo. Dal 1500 al 1800 avanti Cristo, trovati qui sull'isola. Questa è un telescopio e quindi è usato per guardare il cielo, non la terra. Infatti è tutto sottosopra, se vedete. Queste sono le armi. Época de la colonia. Epoca della colonia, quindi 211 años. ante Cristo, tutto prima di Cristo, ragazzi. Ma guardate che belli questi coltelli. Burro borracho. Cos'è? Vuol dire asino ubriaco. Ah, gli asini bevono? Perché li facevano bere per farli salire? Reina de los mares. Ah, la regina del mare, quella sott'acqua. Ah, quella sott'acqua è una copia, quella in cima sulla roccia è l'originale. Questo chi era? Pablo Galeana. Pablo Galeana. E che cosa ha fatto? Que tomó la isla de la Rocchetta. Ha scoperto l'isola della Rocchetta. Era già popolata però da loro. Okay. Guardate com'era, ha scoperto quest'isola. E questa com'è che si chiamava? Scafandra. Scafandra. La usavano per andare sott'acqua. Ah, e poi la storia del megalodonte,
che hanno trovato questo dente, guardate che bestia. A 60 metri di profondità hanno trovato questo, Lugar que ragazzi. se llaman las cuevas. Las cuevas. E questi sono tutti diversi tipi di denti. Ok, guardate il confronto agli altri squali, quanto è grosso rispetto agli altri squali. E una volta c'erano queste scimmie qua. Adesso non ci sono più perché gli umani ogni volta fanno casini e le hanno uccise tutte e le hanno estinte. Vedere delle scimmie sarebbe stato fantastico. E questa è l'isola della Rocchetta, cioè il modellino dell'isola della Rocchetta. Noi siamo qua e abbiamo fatto tutta questa strada da qua e siamo arrivati qua. Si tratta di un isolotto davvero piccolino. In realtà, una volta aver letto i numeri su internet, dal vivo mi sembrava molto più grande l'isolotto, cioè era comunque piccolina ma non così piccola. Da internet c'è scritto che è larga 0,67 km, quindi neanche un chilometro, ed è lunga 1,8 km, quindi quasi 2 km. Però a parer mio, poi lo vedete nel video, a me sembra più grande. Allora, questo asino è famoso perché lui portava il gasolio per far funzionare il faro. Non è che gli davano la birra per salire, lui scendeva quando aveva sete in spiaggia e beveva tutta la birra che trovava. Quindi andava sui tavoli e se la prendeva da solo, non è che gliela davano. E qua si vede lui ripreso che ha trovato una birra da bere. Con questo dovete venire assolutamente a vedere questo museo, vale la pena anche per la magnifica vista che troverete. Adesso io ringrazio Victor. Grazie Victor. Venite a chi? Ya, vengan al museo de la isla de la Roqueta. Grazie mille. Allora, l'isola è veramente un posto magico per adesso, soprattutto questo posto qui. E secondo me c'è anche un sacco di pesce sotto da vedere in snorkeling, perché dalla barca si vedevano già. Comunque questo è un pozzo, ragazzi. Devo vedere quanto era profondo e cosa c'era lì sotto. E la Madonna. Ah, ricordatevi di portarvi su i soldi giusti, perché quello sicuramente non ci resta. Adesso raggiungo mia madre, che è già in immersione, e vediamo cosa ci riserva questo oceano. Non è caldissima l'acqua, va proprio per niente. Ok, sono uscito dal mare, abbiamo mangiato. Comunque, come fondali, ovviamente l'Egitto è molto più bello. Se volete vedere dei fondali belli, vi lascio qui sopra il link per accedere alla playlist dei video sull'Egitto. Comunque, come fondali non male, se l'acqua non fosse così torbida, però se vai vicino agli scogli qualcosa vedi. Siamo sulla barca del ritorno. Sono le 5. L'ultima barca. Alle 5 poi basta barca. Ok, tornate al porto di partenza, ovvero Calettella. Adesso riprenderemo il pullman e ritorneremo a casa. Abbiamo ripreso il pullman da 10 pesos. Ok, tornando in stanza, tra un po' farò la doccia e mangeremo. Con questo, giornata pazzesca all'isola della Rocchetta. Io vi saluto, magari ci ritorneremo alla Rocchetta e vi lascio con questo bellissimo paesaggio e con queste onde da oceano. Ebbene sì, siamo giunti anche alla fine di questo terzo episodio su Acapulco, ma non ti preoccupare perché il viaggio non è affatto finito qui. Infatti staremo un totale di 18 giorni ad Acapulco, quindi ancora abbiamo un sacco di cose da vedere. Infatti già nel prossimo episodio vedremo una nuova spiaggia che chiamiamo Las Glorias, e lì è proprio totalmente diversa come spiaggia rispetto a quelle che abbiamo visto fino adesso, perché siamo davanti all'oceano aperto, quindi non c'è più la baia di Acapulco a proteggerci,
e per questo proprio le onde, tutto diverso, ci sono quelle onde lunghe tipiche oceaniche ed è stato molto divertente anche per quello. E inoltre c'è una costa veramente lunghissima, tant'è che abbiamo avuto la possibilità pure di prendere un quad e farci un giro per tutta la costa sul quad, ed è veramente stato emozionante. E poi andremo anche il giorno dopo, però l'8° giorno, ci addentreremo all'interno del mercato cittadino di Acapulco, che è stato assurdo perché da fuori sembravano 2 bancarelle, poi entri e non finisce mai, ma veramente ragazzi non finisce mai, cioè sembra c'è un'altra città dentro la città, e poi è tutta coperta, quindi dall'esterno non riesci a capire bene come sia neanche fatto all'interno, è tutto, cioè bancarelle così vicine che hanno creato un tetto unico, e vabbè, lo scopriremo nel prossimo episodio. Per questo, per non perdertelo, ti ricordo ancora di iscriverti al canale e attivare la campanella. E inoltre, se il video ti è piaciuto, fammelo sapere con un bel like e lasciami un qualsiasi commento relative a feedback, domande, perplessità, curiosità, a cui io risponderò super volentieri. Detto questo, grazie per la visione e da Super Tramp è tutto.